Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Questa storia non nasce per bambini, nasce in un mondo in cui i bambini morivano spesso, in cui le donne non avevano scelta, in cui il potere decideva sui corpi, un mondo in cui la paura non era un concetto astratto, ma una presenza quotidiana. Quando le fiabe non servivano a dormire sereni, ma a riconoscere il pericolo. Non erano carezze, erano avvertimenti. Una bella addormentata, prima di diventare un sogno, è stata questo. La versione più antica che conosciamo è stata scritta nel 600 in Italia. L'autore si chiamava Giambattista Basile, scrive a Napoli tra il 1634 e il 1636, in un libro chiamato L'Ocunto degli Cunti, conosciuto anche come Pentamerone. È un libro nato dalla voce del popolo, dalle cucine, dalle strade, dai racconti detti la sera, quando non c'era nulla da addolcire. Non è una raccolta per l'infanzia, è un libro per adulti, un libro che raccoglie storie popolari senza renderle gentili, senza salvarle, senza correggerle. Una di queste storie si intitola Sole, Luna e Thalia. In un regno senza nome nasce una bambina, la chiamano Thalia, alla sua nascita vengono chiamati astrologi. Non per augurare fortuna, ma per sapere come finirà. Nel mondo antico il futuro non si chiedeva per curiosità, ma per necessità. La profezia è semplice e terribile. Thalia morirà a causa di una scheggia di lino. Non dice quando, non dice come, dice solo che accadrà. Il padre ha paura e, come molti padri nelle fiabe, crede di poter trattare col destino. Fa distruggere tutto il lino del regno, ogni telaio, ogni filo. Cancella la materia stessa del pericolo. Crede di aver vinto. Thalia cresce senza sapere, non conosce il lino, non lo teme, perché non si può temere ciò che non ha nome. Un giorno entra in una stanza dimenticata, una stanza che esiste proprio perché nessuno la guarda più. Lì c'è una vecchia che fila. Thalia la guarda, Thalia tocca. La scheggia entra nel suo dito. Non c'è dolore, c'è il crollo. Il corpo cede di colpo, come se qualcosa fosse stato spento. Thalia cade in un sonno profondo, così simile alla morte da ingannare tutti. Il padre non resta accanto a lei, la fa portare in un palazzo isolato, la stende su un letto e chiude la porta e se ne va. Il sonno di Thalia non è riposo, è sospensione. Il tempo passa, ma lei no. Le stagioni cambiano, i giorni scorrono. Nel sonno Thalia non parla, non sceglie. Il suo corpo resta, presente, disponibile. Passano gli anni, un re, durante una battuta di caccia, raggiunge il palazzo, entra, la vede. Thalia respira. Il re capisce che non è morta, capisce che dorme. Nel racconto di Basile non c'è equivoco, il re sa che lei non può opporsi e la possiede mentre dorme. Non è amore, è un atto di potere, un gesto possibile in un mondo che non chiedeva consenso. Poi il re se ne va, come se nulla dovesse restare. Thalia continua a dormire. Nel sonno il suo corpo partorisce, nascono due gemelli, un maschio e una femmina. Li chiamano Sole e Luna. Nomi che parlano di ciclo, di luce, di ritorno. Uno dei bambini, cercando il seno, succhia il dito ferito. La scheggia di lino esce, il destino si chiude. Thalia si sveglia madre. Thalia si trova viva, con due figli, senza sapere nulla di ciò che è accaduto. Non c'è gioia, non c'è spiegazione, c'è sopravvivenza. Il re è sposato,
Quando la regina scopre l'esistenza d'Italia e dei bambini, non piange, ordina: portatemi quei bambini, cucinateli e serviteli a mio marito. Non è follia, è paura. Il cuoco ascolta, ma disobbedisce, nasconde sole e luna, serve carne di animali. Nelle fiabe antiche il cannibalismo non è spettacolo, è paura reale, paura di perdere figli, paura della fame, paura che la madre diventi distruttrice. La verità viene scoperta, la regina viene punita in modo violento. Nel racconto di Basile viene gettata nel fuoco e bruciata viva. La fiaba non indugia, la violenza resta violenza. Talia sposa il re. La fiaba si chiude con una frase cinica: chi ha fortuna anche dormendo la trova. Nel 1697 Charles Perrault riscrive la storia, elimina lo stupro, mantiene la suocera cannibale. Nell'Ottocento i fratelli Grimm eliminano anche questo. Nel Novecento Disney trasforma la fiaba in sogno. Questa è la storia prima di essere addolcita, prima di diventare sicura, prima di diventare per bambini. Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.